Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon weekend post feste natalizie. Ovviamente torna il campionato Cremonese-Napoli, analisi dell'avversario, numeri alla mano e l'andamento della squadra di Nicola, probabili formazioni e un turno di Serie A che potrebbe anche smuovere qualcosina nelle zone alte della classifica, quindi vietato steccare a Cremona. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina, se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Poi se vogliamo farlo divertire in maniera totale, se avete un hype conservato spendetelo pure sotto questo contenuto. Detto ciò, numeri alla mano, comparata per quanto riguarda noi e loro: 22 gol fatti noi e 13 subiti, 18 gol fatti e 18 subiti per la Cremonese. Di questi 18, 17 gol arrivano da dentro l'area di rigore, uno solo da fuori area, quindi dobbiamo fare attenzione sia dentro l'area e sia sulle palle alte, perché un terzo dei gol arrivano su colpo di testa, quindi 6 su 18, anche se il Napoli per differenza reti aerea comunque non è secondo assolutamente a nessuno, con 5 gol segnati, 1 subito, alla pari di Como e Inter. Detto questo, noi diciamo che siamo navigati per quanto riguarda le palle alte e per quanto riguarda la stazza dei calciatori, ma dobbiamo fare massima attenzione all'interno dell'area di rigore. Quasi due le grandi occasioni a partita create dalla Cremonese, così come il Napoli, 1,9 la Cremonese e 2,1 il Napoli, 0,9 quelle mancate per quanto riguarda la Cremonese, 1,3 per quanto riguarda il Napoli. Nei tiri a partita siamo superiori, quasi 13 noi, non arrivano a 9 loro, 5 quasi noi e 3,5 nello specchio i tiri in porta, quindi siamo superiori, ma è una cosa normalissima. Tecnicamente non si discute la differenza tra le due squadre anche per quanto riguarda la classifica, gli obiettivi, la stagione, senza denigrare però l'andamento della squadra di Nicola e della Cremonese finora, che ha fatto per quanto mi riguarda un ottimo campionato. Diciamo molto più precisi loro nella propria metà campo che in fase offensiva, e c'è un dato sulle palle alte che comunque lascia trapelare la situazione che la Cremonese, e confondo sempre con l'Udinese stamattina, sono un attimo in sbandamento. La Cremonese ovviamente sulle palle alte poco precisa, comunque predilige l'uscita palla a terra anche per quanto riguarda il salire dalle retrovie, movimenti automatizzati e calciatori che sanno fare perfettamente la doppia fase e coprire gli spazi. Comunque, visto ciò che è stata anche la partita contro la Lazio, si sanno muovere molto ma molto bene in campo. Per quanto riguarda la precisione dei cross, siamo lì, è un tallone d'Achille sia in casa Napoli che in casa Cremonese, 20% loro, 21,4% noi. 5 clean sheet contro i 5 clean sheet ovviamente della Cremonese, in parità questo dato, e si evince da questi altri due numeri, e poi passiamo alle probabili formazioni, che è una squadra allenata molto ma molto bene dal punto di vista atletico. 30 chiusure difensive a partita e 44 palloni recuperati per match, 45 per il Napoli di palloni recuperati e 16,5 chiusure difensive, nettamente in meno quelle del Napoli. Ma per quanto riguarda la situazione, ovviamente aspetto tecnico, classifica, ed è un Napoli molto più forte, quindi diciamo che dal punto di vista difensivo vieni sollecitato meno ovviamente di una Cremonese. Però per quanto riguarda le palle recuperate a partita e le chiusure difensive, che comunque 30 a partita non sono assolutamente poche le chiusure difensive riuscite, è una squadra allenata molto ma molto bene. Le probabili formazioni, ovviamente non c'è conferenza stampa, quindi ci atteniamo a ciò che ci fanno sapere ovviamente i media, che molte volte ci azzeccano. Nicola può tornare a contare in mediana su Paero, che rientra dalla squalifica, solida abbondanza sulle corsie esterne con Zerbin e Floriani Mussolini che provano a ritagliarsi spazio. In difesa, squalificato Ceccherini, si spera nel recupero pieno di Bianchetti. L'alternativa sarebbe quasi forzata con Folino dal primo minuto. Pronto il rientro nell'11 di partenza anche di Van de Putte, e Van de Putte ci arriviamo
perché dal punto di vista della costruzione diventa un calciatore fondamentale. Là davanti sono state provate nuove soluzioni, per cui la sorpresa potrebbe essere dietro l'angolo, anche se Vardi e Bonazzoli sono pronti su tutti. Audero, Terracciano, Baschirotto, Folino, Barbieri, Paero, Bondo, Fanteput, Pezzella, Bonazzoli, Vardi. Dovrebbe essere la formazione titolare della Cremonese. Per quanto riguarda quella situazione che vi ho appena detto di Fanteput e la costruzione dal basso, la Cremonese cerca di diciamo affidarsi ai calciatori che dal punto di vista tecnico sono un tantino più sopra degli altri, così come Johnson e così come lo stesso Van de Put. Contro la Lazio Johnson ha iniziato comunque dall'inizio. Van de Put è entrato al 69esimo al posto di Alberto Grassi, e quindi non togliendo Johnson, segno che quando la partita è sullo 0-0 e comunque devi cercare al limite di fare il colpaccio, in quel caso era all'Olimpico contro la Lazio, quindi colpaccio a Roma, non ci si copre, non si gestisce e si mette una situazione che dal punto di vista fisico potrebbe portarti a sovrastare l'avversario, ma si sceglie tecnica e possesso palla, quindi squadra allenata molto ma molto bene anche per quanto riguarda la copertura degli spazi e automatismi. Non sarà assolutamente una partita facile, e passiamo alla formazione del Napoli, perché due sono i dubbi, almeno a quello che ci fanno sapere. Conte si porta dietro gli stessi ballottaggi della finale di Supercoppa italiana. I dubbi sono due: uno in difesa con Juan Jesus, reduce da due grandi prestazioni, con Buongiorno che evidentemente non è ancora al top, ma potremmo anche vedere Buongiorno al posto di Juan Jesus. L'altro è in attacco, per la precisione a sinistra, con Elmas che diciamo garantisce più equilibrio di Noah Lang, ma la partita potrebbe stavolta richiedere maggiore qualità offensiva. Per il resto confermati Spinazzola e Politano a tutta fascia, Lobotka e Scott McTominay al centro, ovviamente nei due di centrocampo. La linea di difesa dovrebbe essere Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus o Buongiorno. Quello è il ballottaggio. Poi, per ciò che leggiamo, Conte conta, scusate il gioco di parole, di inserire tra i convocati, spera di inserire tra i convocati Beukema e Olivera, non al meglio per quanto riguarda affaticamenti e botte rimediate in allenamento, e quindi cercheremo di portare tutti per quanto riguarda la trasferta di Cremona, che resta fondamentale per quanto riguarda il campionato e la classifica. Dicevo a inizio contenuto, un turno di Serie A che potrebbe smuovere qualcosina nei piani alti. Andiamo a vedere anche le nostre dirette concorrenti cosa avranno da fare. La Juventus avrà il Pisa ovviamente stasera alle 20:45. Il Pisa non è un avversario per niente semplice, perché il Pisa sta facendo comunque un signor campionato. I punti sono meno di quelli della Cremonese, siamo tutti d'accordo, però per ciò che abbiamo visto in campo diciamo che non è quella squadra che dice vabbè abbiamo il Pisa, assolutamente no, quindi potrebbe anche uscire la sorpresa. Poi oggi c'è Parma-Fiorentina, Lecce-Como, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio e conclude Pisa-Juventus. Anche questa Lazio, comunque Udinese-Lazio, non è una partita scontata dal punto di vista del risultato, se vogliamo contare anche la Lazio nelle posizioni di Coppa, ma sotto la Champions League. C'è la partita delle 12:30, indigesta quasi a tutti per quanto riguarda la situazione prepararsi al match, la colazione, il riposo, eccetera. Per tutto ciò che abbiamo letto e ci hanno detto luminari del settore, nutrizionisti, medici e quant'altro, non è semplice diciamo adeguarsi al match delle 12:30, dove possono talvolta uscire delle novità. La sto tirando al Milan? Assolutamente sì. Milan Verona, partita a senso unico per quanto riguarda l'aspetto tecnico, e dovrebbe comunque essere un match in favore dei rossoneri, però c'è l'incognita 12:30 che non è da sottovalutare. Poi c'è Cremonese-Napoli, ovviamente alle 15 ne abbiamo ampiamente parlato, numeri e formazioni alla mano. Bologna-Sassuolo, questa è una partita per esempio che vedo io un uno fisso, poi
mi fate sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, anche perché dopo la finale persa in Supercoppa il Bologna vorrà riscattarsi nella maniera più assoluta. C'è un Atalanta-Inter. C'è Atalanta-Inter che è una partita tutta da seguire. La sto tirando all'Inter? Assolutamente sì. È quello che faccio tutte le domeniche, classifica alla mano, ma mi sembra una cosa normalissima e non mi nascondo dietro a un dito. Atalanta-Inter è una partita per me da tripla, perché comunque è fuori casa, l'Inter deve andare a giocare in casa loro e la squadra di Palladino pian piano sta trovando anche gli automatismi che vuole il tecnico per quanto riguarda il calcio da esprimere e la copertura degli spazi. Partita da uno fisso, quella di lunedì, secondo me Roma-Genoa, anche se De Rossi sta facendo molto ma molto bene e sta dando filo da torcere a tutti, al di là che tu la vinci o la perdi la partita. Però se guardate attentamente i match da quando è arrivato De Rossi sulla panchina del Genoa, è una squadra che non si dà mai per vinta, è una squadra che fino al 90° e oltre cerca di dire la sua, soprattutto con partite in bilico. Se riesce poi a portarle in parità fino alla fine del match diventa complicato, perché basta una ripartenza e si mettono comunque davanti alla porta e diciamo ti fanno venire anche un tantino di ansia, anche se Roma-Genova di lunedì la vedo una partita comunque a senso unico, con la Roma pur se di cortomuso, perché De Rossi si difenderà con i denti e si difende molto bene. Il Genoa la porterà a casa la Roma. Poi mi fate sapere voi la vostra qui sotto nei commenti, se volete, per quanto riguarda il turno di Serie A. Noi abbiamo fatto l'analisi solita dell'avversario, in questo caso la Cremonese. Vietato steccare la prestazione e il risultato. Dobbiamo tornare da Cremona con i 3 punti. Dovrebbe essere un imperativo, sarà un imperativo sicuramente per quanto riguarda Conte e ciò che ha preparato. Senza conferenza prepartita andremo a Cremona a giocarci la prossima situazione, per cercare di fare qualche passo in avanti in classifica o rosicchiare qualcosina a qualcuno che al limite stecca la giornata di Serie A. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao.